Amici del Portale del Verde, ben ritrovati. Oggi insieme a Fabio Di Gioia, esperto in piante da frutto, qui da Vivai Pinzaglia siamo a presentarvi una pianta particolarissima, una pianta che tante volte troviamo i suoi frutti soprattutto durante le festività. Durante il Natale la si trova magari nel nostro contenitore per la frutta. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del melograno. Eccolo qua, e qui abbiamo una pianta abbastanza grossa, no, Sì, Fabio? sì, è una pianta, diciamo, allevata a cespuglio, perché la caratteristica, diciamo, quindi del melograno è che la pianta, diciamo, quindi ha questa caratteristica di avere questo portamento cespuglioso, proprio perché il melograno è una pianta che ha la caratteristica di emettere tanti polloni dalla base, e quindi questi polloni possono essere impiegati appunto per fare questo cespuglio, e non solo, anche per fare le salee, perché chiaramente questi polloni, se messi in un substrato idoneo, possono essere utilizzati per rifare completamente una pianta. Quindi quello che vediamo qui è un melograno, in questo caso non è stato potato, Lasciato quindi stare. ci sarebbe da fare un bel lavoro. Ci sono ancora le melagrane attaccate. Quindi possiamo dire che è un melograno un po' dimenticato. E quindi Fabio, che cosa, se si trovasse a casa un melograno così, da dove inizierebbe? Io inizierei a eliminare, diciamo, tutti questi rami, questi sotto, quindi chiaramente Che si chiamano polloni. che si chiamano polloni. E da questi si possono ricavare nuove piante, anche sì. in questo momento che sono già così legnosi, così molto grandi? Allora, in questo caso è un pochino presto per rifare la pianta, però fra qualche mesetto questi si potrebbero anche prelevare e mettere a radicare. Ovviamente questi chiaramente sono un po' vecchi, quindi bisognerebbe aspettare, diciamo, che ci siano delle fruttificazioni delle vegetazioni più giovani, anche perché diciamo, per poter ottenere del materiale per fare le salee, di solito cosa viene fatto? Vengono fatte delle potature abbastanza intense, di modo che dal taglio vengono emesse dei rami giovani, e quei rami giovani hanno una maggiore attitudine, diciamo, alla radicazione. Ok, quindi allora abbiamo detto si tolgono innanzitutto tutti i polloni, e qui ce ne sono veramente tanti. Poi e poi dopodiché quindi si cerca di mantenere in questo caso, diciamo, i rami, in questo caso le branche, quelle più interessanti, e quindi se gli si vuole dare un portamento, diciamo, quindi a cespuglio, chiaramente bisogna togliere in qualche modo, diciamo, qualche ramo in più, togliere qualche ramo secco se c'è, e quindi cercare di dare una forma più armoniosa possibile in questo caso. Perché la forma a cespuglio, diciamo, è quella più consona a questa pianta. C'è un segreto, un consiglio che possiamo dare ai nostri utenti per ottenere una buona fruttificazione di questa pianta? In questo caso la potatura deve essere indirizzata cercando di far sì che i frutti che si ottengono in questo caso quindi siano molto più grossi, e quindi molto più belli e più zuccherini, perché chiaramente nel melograno le varietà del melograno sono un'infinità, e ce ne sono alcune sono proprio più acide, ce ne sono alcune agrodolci, alcune più zuccherine. Allora, facciamo il tipo di utente che in questo momento ci sta guardando questo video, è un utente che vuole un frutto molto zuccherino. Che qualità andiamo a scegliere? C'è la dente di cavallo, per esempio, la dente di cavallo, c'è quella di Marrakesh, c'è la Lappia, quindi sono varietà chiaramente. E invece se vogliamo un gusto un po' più asprogno, c'è la Selinunte, per esempio, è un po' più asprigna rispetto alle altre, insomma. E poi ci sono anche le varietà, anche quelle più ornamentali, perché c'è il melograno, diciamo, da frutto, che si chiama Punica granatum, poi c'è il melograno da fiore che si chiama Punica nana, proprio perché chiaramente ha un portamento più nano e fa dei frutti più piccoli. Quindi se io invece appunto voglio nel mio giardino avere una bella pianta ornamentale a discapito un po' del frutto, che cosa consigliamo? Il melograno da fiore. Melograno da fiore, che ha un nome particolare? Punica nana. Punica nana. Bene, allora qui con Fabio penso che
qualche buon consiglio oggi in questa domenica qui nel Viterbese ve l'abbiamo dato. Vi rimandiamo al prossimo video, guardate, perché di questo signore trovate sicuramente materiale in abbondanza, e se avete dei commenti, avete delle domande da fare sempre a Fabio o ai nostri altri esperti, nel portale del Verde trovate proprio una rubrica con l'esperto risponde. Lasciateli il vostro quesito, a breve avrete una bella risposta nella vostra casella postale. Buona domenica a tutti e a questo punto Buona giornata. e anche al prossimo video. Ciao!